Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come già avrete intuito dal titolo, siamo a Vicenza per il nostro ultimo viaggio dell'anno. Dopo il video di Padova di quest'estate ci avete consigliato così in tanti questa città che abbiamo deciso di visitarla. Prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale per supportarci. E ora venite con noi in questa nuova avventura. Arrivati a Vicenza, decidiamo di fare la nostra prima tappa ad uno dei punti panoramici più belli della città. Dal piazzale della Vittoria la vista sull'abitato con le montagne sullo sfondo è davvero stupenda. Anche se oggi c'è un po' di foschia, spicca la cupola verde della Basilica Palladiana. Alle nostre spalle invece si trova il santuario della Madonna di Monteberico, meta di pellegrinaggio per molti fedeli che possono arrivare qui anche a piedi dal centro, percorrendo la lunghissima scalinata coperta che termina proprio di fronte all'imponente chiesa. Ci spostiamo in macchina e in 5 minuti siamo alla splendida villa Valmarana in Ani, una delle 4.000 ville venete sorte in questa regione all'epoca della Serenissima Repubblica di Venezia, quindi tra 1400 e 1700. Abitata tuttora dalla famiglia Valmarana, deve il suo nome alle 17 figure presenti sul muro di cinta che raffigurano proprio dei nani, nei panni dei classici personaggi della commedia dell'arte. Sia la palazzina che la foresteria sono affrescate da Giambattista Tiepolo e da suo figlio Gian Domenico. Le loro opere sono incredibilmente affascinanti e anche solo per vederle vi consigliamo la visita. Il costo del biglietto d'ingresso è di 11 euro. Anche il parco della villa è molto bello. In primavera con tutte le rose in fiore sicuramente sarà super scenografico. Se volete, da qui parte un sentiero di qualche minuto che porta fino a Villa La Rotonda, una delle famose ville venete del Palladio. Noi avremmo voluto visitarla, sia quella che altre ville palladiane, ma un po' perché è dicembre, quindi sono tutte chiuse per la stagione, e un po' perché siamo qua in settimana e alcune aprono solo sabato e domenica e non possiamo vederne nessuna purtroppo. Andiamo verso il centro e lasciamo l'auto al Park Fogazzaro, proprio al limite della zona ZTL. Ci incamminiamo per le strette vie fino ad arrivare in Piazza Duomo. La cupola fu progettata da Andrea Palladio, architetto rinascimentale strettamente legato alla storia di Vicenza. Dato che è già ora di pranzo, ci fermiamo proprio qui in Piazza Duomo al ristorante Righetti, che ha una particolarità. È un self-service onesto, in cui nessuno tiene conto di quello che i clienti prendono. Ognuno a fine pranzo deve riferire in cassa tutto quello che ha mangiato e bevuto. Noi abbiamo provato il famoso baccalà alla vicentina ed era buonissimo, ve lo consigliamo. Ci rimettiamo in moto e passiamo davanti alla bellissima casa Pigafetta. Proprio qui trovate una targa che ricorda l'avventuriero vicentino Antonio Pigafetta, famoso per aver fatto il primo giro intorno al mondo insieme a Magellano, che durò più di 3 anni. Proseguendo arriviamo alla zona dei ponti di Vicenza, che caratterizzano tutto il centro storico. Dal San Paolo, ad esempio, si può ammirare il Ponte San Michele, progettato dagli stessi architetti del Ponte di Rialto a Venezia. Facciamo una breve camminata per raggiungerlo e dopo averlo attraversato ci dirigiamo in piazza Matteotti, dove ci colpisce subito il Palazzo Chiericati, straordinaria opera del Palladio e sede del Museo Civico. Proprio di fronte si trova l'ingresso al Teatro Olimpico e l'ufficio informazioni turistiche dove poter acquistare i biglietti. Il giardino del teatro è davvero bellissimo, le piante rampicanti in questa stagione hanno ancora i colori dell'autunno e fanno da sfondo a diverse statue che provengono da un altro teatro di Vicenza distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo al Teatro Olimpico e il biglietto prezzo intero costa 11 euro. Alle 2:30, ma penso ogni ora, c'è uno spettacolo di luci e suoni all'interno del teatro, ce l'hanno appena detto, quindi adesso andiamo a vedere. Passiamo accanto ai camerini, attraversiamo le gallerie e arriviamo finalmente al teatro. Restiamo da subito senza parole. Sinceramente abbiamo sentito parlare poco di questo luogo e secondo noi potrebbe essere uno dei posti più sottovalutati d'Italia. È a dir poco meraviglioso e impressionante. Progettato da Palladio, è il primo e il più antico teatro coperto al mondo. Sul soffitto è disegnato il cielo, per rievocare i teatri classici che erano tutti all'aperto. È ancora utilizzato per rappresentazioni e concerti e deve essere fantastico assistere ad uno spettacolo in questa cornice pazzesca. La scenografia in prospettiva è quella originale ed è stata smontata solo una volta durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle 14:30 inizia lo spettacolo di luci e suoni che dura circa 10 minuti ed è stupendo. Vi consigliamo di assistere a questo bel momento che a noi è piaciuto molto.
Dopo la visita al Teatro Olimpico prendiamo Corso Palladio, una delle vie più belle e importanti del centro storico, e oltrepassata la chiesa di Santa Corona raggiungiamo Piazza dei Signori, la piazza principale di Vicenza. È maestosa e bellissima, fin dal primo sguardo ci piace davvero molto. La Basilica Palladiana è la vera protagonista della piazza, con le sue arcate perfettamente simmetriche e il tetto verde è una delle opere più famose del Palladio. Volevamo visitare la Basilica Palladiana e andare anche sulla terrazza panoramica, ma è chiusa fino al 22 dicembre perché stanno allestendo una mostra sull'antico Egitto. Siamo sempre fortunati, tempismo perfetto. Di fianco alla basilica si trova la Torre Bissara, alta ben 82 metri, mentre di fronte abbiamo la Loggia del Capitaniato, decorata con magnifici ed elaborati stucchi. Non c'è bisogno che vi dica chi è l'architetto di questo palazzo, vero? Ovviamente Palladio. Sotto il porticato della basilica si trovano diversi negozi storici di gioielli ed orologi con delle insegne antiche su legno molto caratteristiche. Oltrepassati alcuni archi, vi troverete in Piazza delle Erbe, piccola e tranquilla piazzetta dove storicamente si teneva il mercato della frutta e della verdura e dominata da una torre medievale di difesa. Dato che è quasi il tramonto, andiamo verso Contra Pontefuro per avere una visuale unica della Torre Bissara e della Basilica Palladiana. Da qui in 5 minuti siamo in Piazza Castello, con il suo antico torrione e i giardini salvi, un parco pubblico carino ma non tenuto benissimo se dobbiamo dire la verità. Da vedere la Loggia Valmarana con il suo laghetto. È ora di fare il check-in al nostro appartamento e mentre andiamo verso la nostra destinazione passiamo accanto al Tempio di San Lorenzo, una bella chiesa costruita a partire dal 1280. L'appartamento che abbiamo scelto per stasera è davvero super in centro, praticamente in Piazza dei Signori. Dalla finestra vediamo la Basilica Palladiana. Dopo il breve stop usciamo per l'aperitivo e proviamo diverse tartine alla fiaschetteria da Renzo, accompagnate ovviamente da uno spritz. Per questa dritta super local dobbiamo ringraziare Maria, che ci ha scritto su Instagram per darci questo e altri consigli. Grazie mille! Prima di cena ci perdiamo per le vie del centro, che sono tutte illuminate. Le luci a Vicenza sono davvero belle, così come i sassi. Sicuramente qualcuno capirà la citazione. Comunque, battute a parte, l'atmosfera natalizia che si respira è romantica e rilassante. Anche la statua dedicata ad Andrea Palladio indossa un cappellino per l'occasione. Ci è piaciuto molto vedere la città in questa veste. Per cena andiamo in un'osteria. Dopo un antipasto con diversi cicchetti che adoriamo, assaggiamo 2 piatti tipici, le pappardelle a ragù d'oca e i bigoli in salsa, con cipolle bianche e acciughe. Facciamo un'ultima passeggiata in una Vicenza decisamente poco affollata e ci riposiamo per la giornata di domani. Dopo esserci svegliati con questa bella vista sulla basilica, facciamo gli zaini e salutiamo Vicenza. La nostra destinazione oggi è Bassano del Grappa. Dato che eravamo in zona non potevamo non visitare questa bella cittadina. Appena arrivati la prima cosa che incontriamo sul nostro cammino è il Castello degli Ezzelini. È possibile camminare all'interno delle mura di difesa fino a un punto panoramico davvero carino sul fiume Brenta e sul Ponte degli Alpini, vero simbolo della città. Mentre camminiamo verso il ponte, ci fermiamo per una sosta al Museo della Grappa, delle distillerie Poli. Il museo è gratuito e molto ben organizzato, si possono sentire anche i profumi dei vari distillati, da visitare anche se non si è grandi amanti della grappa, proprio come noi. Pochi passi e ci troviamo sul Ponte degli Alpini, o Ponte Vecchio. Costruito su progetto del solito Andrea Palladio, questo affascinante ponte coperto è fatto interamente in legno e con il suo aspetto unico rende Bassano del Grappa davvero riconoscibile. In Piazza Libertà oggi è giorno di mercato e non riusciamo a vederla per bene, tutto il centro è molto bello e da esplorare. Arriviamo a Palazzo Sturm, sede di 2 diversi musei e dove si trova una gigantesca scultura in acciaio di un rinoceronte, davvero particolare. L'ingresso di Palazzo Sturm è anche uno stupendo punto panoramico sul Ponte degli Alpini, che non potete perdervi. Mentre facevamo le nostre ricerche abbiamo scoperto un luogo a 20 minuti da Bassano che non potevamo non visitare.
Ci spostiamo così a Possagno, paese natale di Antonio Canova, uno degli scultori più famosi della storia e il massimo esponente della scultura neoclassica. Prima tappa, il Tempio Canoviano, chiesa progettata proprio da Canova e davvero imponente. Visitiamo anche l'interno, ma era vietato fare video purtroppo. Ci rechiamo nella piazza principale di Possagno e andiamo al Museo Gipsoteca di Canova. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro. Appena entrati troviamo la casa natale del famoso scultore, disposta su 2 piani e con diverse sale molto ben arredate. Interessante lo studio dove è possibile vedere come venivano realizzate le opere o la collezione degli arnesi originali del Canova, ma quello che ci ha lasciato davvero senza fiato è la gipsoteca, allestita nella vecchia basilica. Qui sono conservati tutti i bozzetti in gesso o argilla realizzati come prova dal Canova, prima di passare alla creazione dell'opera definitiva in marmo. I lavori sono di una bellezza disarmante. Grazie al contesto in cui sono inseriti e a come sono disposti, creano nell'insieme un luogo incredibile. Questi puntini che vedete su alcune sculture sono piccoli chiodi che venivano messi in posizioni simmetriche per capire meglio le proporzioni. Le opere in marmo di queste bozze sono esposte nei più famosi musei del mondo, ma qui è possibile vederle tutte insieme in un unico posto. Non potevamo scegliere luogo migliore per concludere il nostro ultimo viaggio dell'anno. Grazie come sempre per essere arrivati alla fine del video, speriamo davvero che vi sia piaciuto. Come vi abbiamo detto all'inizio, questo è l'ultimo viaggio dell'anno, ma non l'ultimo video. Infatti ci rivediamo settimana prossima per salutarci prima di Capodanno. Noi ovviamente non abbiamo altri viaggi in programma, ma siamo curiosi di sapere se voi partirete in queste vacanze natalizie. Se vi va, scriveteci la vostra meta nei commenti. Se volete supportarci, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale. E dato che mancano pochi giorni a Natale, vogliamo farvi tantissimi auguri di buone feste. Noi ci vediamo settimana prossima con l'ultimo video dell'anno. Buon Natale! Ciao! Ciao ciao!